Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo à nossa aventura gastronômica. Adivinha onde a gente tá? Depois da Croácia, a gente vai parar na Eslovênia. Estamos em meio aos vinhedos, como vocês podem ver lá atrás. As oliveiras. Aqui do ladinho. E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da cultura gastronômica da Eslovênia com a família Butu. Com'è la cucina dell'Eslovenia? La nostra parte dove siamo noi, dove c'è una fortissima influenza del Mediterraneo, ci sono erbe aromatiche, olio extravergine di oliva di una qualità totalmente diversa, perché siamo anche la punta più nord dove gli olivi per l'olio d'oliva crescono. Quindi sicuramente l'olio d'oliva dalla nostra parte, poi la carne suina un po' sul nord-est, la parte centrale è un mix di praticamente tutto, un'influenza anche molto forte già dell'impero austro-ungarico, quindi si lavora tantissimo sulla carne. Noi abbiamo una quantità enorme di prodotti di altissime qualità, dall'olio d'oliva, da piccole quantità, è tutto così boutique e praticamente non abbiamo quantità così grande da fare dei prodotti industriali, non si può fare. L'olio d'oliva qui neanche non conviene farlo raffinato, non conviene farlo non extravergine di oliva. Cosa abbiamo qua, Tatiana? Per cominciare abbiamo un po' di affettati, è un tipico maiale della Slovenia, il krškopolc. Sta sempre fuori, mangia tutto quello che trova fuori, è una cosa molto speciale perché dopo il gusto della carne è molto buona perché sta mangiando davvero delle cose naturali. E dopo abbiamo fatto un pane buono che lo facciamo sempre in casa, il pane da noi non si compra perché è molto importante cosa mangiamo. Ho aggiunto adesso, perché è la stagione degli asparagi, ho aggiunto un po' di polvere di asparagi selvatici. Fa polvere? Sì, perché quelle cose che che sono dure giù alla fine non si possono usare per cucinare. Noi abbiamo 2 essiccatori, così si mette nell'essiccatore tutto quello che abbiamo, o le verdure o la frutta, quello che non si può mangiare presto, non si butta mai via niente, allora si mette nell'essiccatore e si usa dopo nelle zuppe, facendo il pane. Vicino alla carne sono le nostre verdurine, sempre anche questo sono gli olivi, la specie lecino, e quella specie che si usa per fare l'olio, perché per mangiare sono quelle grandi di solito, però queste hanno un gusto più intenso, allora abbiamo deciso di farlo così. Usiamo la nostra sale delle nostre saline, perché Saline di Sicciole è una tradizione più di 700 anni lunga, tutto fatto a mano. E dopo si mette nell'acqua, nella salamoia, e si sta cambiando l'acqua finché gli olivi sono amari. Qui abbiamo ancora gli asparagi selvatici. Dopo abbiamo i nostri oli, anche una tradizione di famiglia. Intorno alla casa ci sono diversi tipi di olivi, licino, pendolino, buga, bianchera, Istra Skabelica. E questo è un po' più soffice, un po' più dolce, invece questa hrib è qua sopra. Hrib significa la collina, dove c'è l'oliveto vecchio di mio nonno bisnonno, e dopo lo coltivava mio papà, e adesso ci prendiamo cura noi di questi olivi. Questa è la bianchera istriana. Sempre tutto locale, tutto di stagione. Anche a noi chiedono degli ospiti che vengono se abbiamo un menù fisso. Non si può avere un menù fisso, perché noi siamo solo la connessione tra la natura e i nostri ospiti. Allora quello che si trova fresco, quello si mette sul tavolo. E dopo assaggerete i gusti e i sapori e vedrete come si vive qui.
know, Slovenia, che parla italiano o inglese? Whatever you want. Slovenia is a rich country because there are minimum 5 colors of the wine. 5 color? Of the wine. You say yes, it's white, red, rosé, orange, and now you try black, okay? And Pinot Grigio is a 6 color, okay? Because Pinot Grigio is macerated, is the one, or pinky or something like this. And now we try the Redi Fosco, king of the dark. Ready for. Look the color, it's possible to tell is that this red? No, it's black. Is black one? Yeah. Thank you. This is the wine of the most resveratrol and antioxidants. The wine. Yeah? Yeah. Siamo molto innamorati dei prodotti che abbiamo localmente nelle nostre microlocazioni. Si dice sempre che il nostro cibo è un po' come i nostri dialetti. Dovete sapere che abbiamo in una Slovenia dove ci sono 2 milioni di persone, abbiamo 93 differenti dialetti. Così anche con il cibo. Se chiedi di un piatto tipico, quasi ogni signora avrà sicuramente un'altra ricetta per, non so, come fare la polenta. C'è tantissima influenza dalla parte germanica come c'è dalla parte italiana, ma sicuramente sono delle interpretazioni slovene che sono così diverse e che si sente proprio la combinazione dell'entusiasmo balcanico in combinazione con un po' il sistema germanico. Credo che la Slovenia ha ora cominciato a fare dei piatti che diremo in 30 anni, 40 anni saranno proprio sloveni. Prima di questo era, come ho detto, una combinazione di tutto. Deu pra ver que a Eslovênia tem um monte de coisa pra oferecer pra gente, né? A gente tá voltando pra Itália, mas a gente fica com o pezinho aqui na Eslovênia, prometendo que a gente volta pra mostrar mais pra vocês. Então, se gostaram do vídeo, deixa aquele joinha, deixa nos comentários o que vocês acharam da nossa experiência aqui na Eslovênia e até o próximo vídeo.